Apertura del software Archimate, doppio clic, autorizziamo le modifiche sul database. In questo caso gli diciamo di no perché non abbiamo ancora assegnato la licenza a nessun utilizzatore in particolare. Entriamo nell'amministratore con la corretta password. Qua possiamo o scegliere un paziente già esistente o crearne uno nuovo. Per creare il paziente nuovo è fondamentale cognome, nome e data di nascita. Confermiamo, mi entra il paziente nuovo. Sulla sinistra compaiono tutte le cose che possiamo fare, quindi in questa licenza abbiamo la possibilità di collegare delle macchine intraorali, quindi sensori, digiscan, videocamere, scanner 3D. In caso ci siano dei panoramici o dei 3D, ci saranno anche le icone relative ai panoramici e 3D, ovviamente. Scanner 3D, entriamo nella sua parte, selezioniamo lo scanner, mi apre il software di acquisizione dove già compaiono tutti i nostri clienti, i nostri pazienti. Selezioniamo il paziente, aggiungi, qua entriamo nel nostro software dove abbiamo il restauro dentale, dove possiamo fare le corone, le faccette, il neon, i classici o denti mancanti. Gli selezioniamo il software, non mi richiede di variare il mio metodo di acquisizione dell'impronta. L'unica cosa che varia sono le specifiche che lui acquisisce in automatico. Questo vale sia per il restauro dentale, per l'ortodonzia, che per gli impianti. Per gli impianti l'unica cosa è che sull'acquisizione dell'impianto vero e proprio, quindi quando vado a scannerizzare lo scan body, dovrò fare la scansione dell'area con ancora la vite di guarigione, la vite tappo o sommerso se ce l'ho sommerso. Una volta che ho finito ritaglio la parte che mi interessa dove ho tolto la vite di guarigione, ho avvitato lo scan body e riscannerizzo lo scan body. Questo permette al programma di posizionare correttamente nello spazio le altezze e l'orientamento dell'esagono. Ok? Quindi partendo dal restauro dentale, selezioniamo anche solo una faccetta, gli diciamo dove lo andiamo a fare e gli diciamo di andare avanti. Entro nel software, come vedete mi annuncia di scannerizzare già la parte superiore e mi dice qua nell'angolo che il mio device è pronto per la scannerizzazione. Ok, siamo pronti. A questo punto non ho più bisogno di toccare il PC perché posso fare tutto da manipolo. Quindi con il tasto grosso attivo la presa d'impronta e inizio la mia scansione, facendo prima la parte occlusale. E poi andando nella parte linguale e infine ovviamente la vestibolare. Allora, la macchina può lavorare sia a contatto che non. Il consiglio è di lavorare a contatto perché ti fa da guida. Se sto distante è molto più difficile. Una volta che ho finito, che ho chiuso la scansione, la posso vedere. Cosa mi indicano i vari spazi? Se io tengo premuto sul mouse il tasto destro, mi posso muovere
la scansione e vedere esattamente tutte le varie cose. Per esempio, qua abbiamo delle zone trasparenti. Queste zone trasparenti significano che non ho acquisito informazioni, non ho proprio informazioni, mentre le zone indicate in giallo mi dice che ho informazioni, potrebbero essere superiori, ma ne ho già. Quindi se voglio riprendere, semplicemente attivo la macchina, automaticamente si posiziona dove io stavo riprendendo e vado a chiudere le zone che mi interessano. Quindi con una maggior tranquillità vado a fare la zona che mi interessa. Ricordate sempre che la tecnica comunque del filo o dell'utilizzo del laser per poter avere la retrazione gengivale è fondamentale, non se ne può fare a meno. Questo non per il nostro scanner, ma per tutti gli scanner di presa di impronta digitale. Mi piace l'impronta, ho realizzato quello che mi interessava, tengo premuto, passo automaticamente alla scansione dell'inferiore. Allora, la macchina e il software è predisposto per farlo in questa maniera. In realtà, se vuoi, puoi anche prendere prima l'inferiore e poi il superiore e poi il software te lo modifica da solo. Sulla parte vestibolare prestate un po' più di attenzione perché è comunque quella che guida per ottenere l'occlusione dopo. Quindi se ci piace, e supponiamo di sì in questo caso, teniamo nuovamente premuto e passiamo direttamente all'occlusione. L'occlusione si prende l'altezza dei canini, tra canini e premolari. Ecco che ha già fatto il calcolo dell'occlusione, lo faccio anche dall'altra parte, se faccio... Bon, ho finito, posso ritirare il manipolo e non utilizzarlo più. Ora gli dico di andare avanti e mi parte con l'ottimizzazione del modello. In questo momento il software sta chiudendo, secondo i suoi algoritmi, tutti gli spazi che non ho preso, che non gli sono piaciuti o dove ritiene di avere poca informazione. Fa lui un calcolo e chiude secondo la statistica media. Questo è un pezzo un po' più lungo e ci impiegherà un po' di tempo in base alle capacità grafiche della scheda grafica e del software e del computer stesso e della RAM del computer. Finita questa fase noi possiamo ricontrollarlo. Volessimo tornare indietro e riprendere delle parti, lo possiamo fare senza nessun problema. L'unica cosa mi richiederà di rifare l'ottimizzazione. Posso anche solo prendere una parte della scansione, quindi una parte dell'arcata che mi rendo conto non mi ha soddisfatto, non ho più bisogno di rifare anche l'occlusione, quella ce l'ha già calcolata. Però mi richiederà di rifare l'ottimizzazione, quindi di ricalcolare tutte le chiusure, perché ha aggiunto dei dati.
io le vedo comunque le parti che lui ha chiuso in automatico, perché vedete che sono segnate in azzurrino in questa fase del software. Se sono zone che mi interessano particolarmente, vado e le riacquisisco, ma se sono zone che non mi interessano perché non devo andare a lavorare lì col tecnico, salto e vado avanti. A questo punto vado avanti, mi propone la chiusura, posso andare a leggere l'occlusione. Nei dati dell'occlusione, che comunque vengono inviati al laboratorio normalmente, abbiamo la scala per dei precontatti, per considerare i contatti. Li possiamo vedere sia a bocca chiusa che a bocca aperta. Ok, chiudiamo. Andiamo oltre. Inviamo l'ordine. Cosa significa inviare l'ordine? Significa che adesso sta veramente facendo la fase di salvataggio, ma sta salvando e creando i pacchetti sia in STL, in OBJ e in PLY. PLY è un formato che non viene più tanto utilizzato, mentre STL è quello che tutti richiedono e molti adesso ci stanno chiedendo l'OBJ. La differenza tra uno e l'altro è che l'STL è come vedere un gesso, semplicemente un'impronta in gesso, monocromatica, mentre l'OBJ mi riporta anche i colori. Abbiamo creato la nostra impronta, vediamo i dettagli. Quando andiamo a vedere i dettagli, se fate attenzione, qua c'è una specie di telecamera. Se io vado a cliccare sopra e gli dico arcata superiore, il play, mi fa vedere esattamente quello che io vedevo sullo schermo quando l'ho acquisita. Abbiamo acquisito lo schermo. Ok? Posso andare più veloce, saltare i pezzi. A questo punto gli dico esporta, mi seleziono il caso e cosa gli dico? Il contenuto, l'immagine di sicuro e il modello di sicuro. Se voglio fleggo anche i video. Lui mi propone in automatico solo l'STL, perché è quello più richiesto dal mercato. Posso aggiungere l'OBJ, il PLY, posso aggiungere tutto ciò che voglio. Okay? Mi crea già una cartella zippata, già pronta per essere inviata. Poi la possiamo trasmettere su un cloud, se abbiamo un cloud condiviso col laboratorio, la possiamo inviare con un WeTransfer, con ciò che vogliamo. Tra l'altro qua il programma ci crea già una cartella che si chiama Digismile in C, dove finiscono tutte queste cartelle zippate. Nella mia esperienza, molti clienti per comodità si fa una cartella sul desktop e glieli si mandano lì, perché poi loro per facilità li vanno a prendere lì. Quindi esporta. Esportazione effettuata. Ok, chiudo il mio software. A questo punto possiamo semplicemente andare dentro C, dentro la cartella Digismile, abbiamo già la nostra cartella zippata. Abbiamo già la nostra cartella zippata pronta da inviare. A questo punto questa la leghiamo a una qualunque mail, a un WeTransfer, come abbiamo detto, la prendiamo e la mettiamo in un Dropbox, in un cloud condiviso col laboratorio, facciamo quello che vogliamo. Questa è la cosa più semplice. Nella mia esperienza quello che mi chiedono di più è: le punte sono autoclavabili? Sì. Sono autoclavabili? Sì. Quanto durano? Quante volte le posso autoclavare? Allora, mediamente tutti vi diranno dei numeri, sono tutti aleatori, dipende da come le trattano prima di andarle a sterilizzare. Diciamo che mediamente noi dichiariamo 50, ma ne facciamo di più. Il problema è che se sul vetrino iniziamo a spruzzare disinfettanti vari, andiamo a rovinare e opacizzare il vetrino, lo specchio, e quindi la qualità dell'immagine che andiamo ad acquisire perde.
Stesso discorso ne discutevamo stamattina, se mettiamo un monouso sopra, mi crea una distorsione video sullo specchio e quindi mi cambia la precisione di acquisizione.